Ciao ragazzi, sono John Mira, bentornati su Wikos. Oggi riprendiamo con Guilty Pleasure. Nell'episodio di oggi parliamo di Gods of Egypt del 2016, l'opera dove Alex Proyas ha toccato il fondo qui. Eh sì, perché secondo me lui è un regista che ha raggiunto anche vette importanti. Il mitico Il Corvo, il quasi cult Dark City e blockbuster come Io Robot e Segnali dal futuro. Ma questo film, fortemente voluto da lui, ironicamente sembra un'opera che gli ha quasi bloccato la carriera. Preciso subito che questo film è molto divertente, ma su quasi tutto sembra un'opera dei primi anni 2000, come storia, idee visive, casting, e mi soffermo un attimo sulla questione del cast, perché all'uscita del film ci furono molte critiche sul cast. Un film ambientato nell'antico Egitto dove tutti gli attori sono anglosassoni o comunque non egiziani. Sì, è un film un po' fantasy, però non capisco questa idea della produzione di rimpiazzare tutti questi personaggi con attori un po' fuori ruolo, e quindi questo ha ucciso il film ancora prima di arrivare in sala. Quindi questa opera fantastica ambientata nell'antico Egitto parla del mortale Bek, che deve collaborare con il dio Horus per sconfiggere il dio Set. Quest'ultimo ha preso con la forza il trono e vuole gettare il regno nel caos. Il regista voleva creare un blockbuster che parlasse di leggende egizie e i genitori di Alex Proyas sono egiziani. Quindi lui era molto legato a quest'opera e da quanto ho visto voleva trasportarla sul grande schermo ad ogni costo. Infatti il film è costato un botto ed è andato malissimo. E questo, ragazzi, è la quintessenza del guilty pleasure, perché io con questo film ci sono divertito tanto e l'ho già rivisto più di una volta. E ho letto su internet che non sono l'unico, perché infatti ha anche dei lati positivi. I costumi di scena sono belli, alcune scenografie sono molto valide e qualche sequenza d'azione è anche ispirata. La trama è abbastanza basica, con alcuni stereotipi: il giovane eroe, la missione, il piccolo gruppo che fa un viaggio e intanto crescono interiormente, il cattivo che vuole distruggere tutto e conquistare il mondo, creature fantastiche, combattimenti, eccetera eccetera. Infatti sull'estetica il film è esageratissimo, con tantissimi colori e effetti visivi che piovono, e anche questa esagerazione negli effetti visivi ha dei limiti, perché sembrano creature create in computer grafica ma di un'epoca molto più vecchia, del 2017. In alcune scene sembra di vedere dei videogiochi della PlayStation 2. Tranne i serpenti giganti sono fatti benissimo. Quindi alla fine è un film che sa di vecchio già quando è uscito. Il cast, come detto, è totalmente fuori posto. Ma applausi a Gerald Butler nel ruolo del cattivone. Secondo me una delle sue migliori prove attoriali qui. E Horus è interpretato da Nikolai Coster-Waldau, che è abbastanza bravo qui. E sottolineo la presenza di Chadwick Boseman, che interpreta un personaggio molto divertente, e un vecchio amico del regista, Rufus Sewell. Queste produzioni fortemente hollywoodiane, ma con elementi occidentali nella produzione quando non c'entrano niente, fanno parte ormai di un cinema del passato, anche anni 60-70. Comunque la reputo un'opera divertente. Io sono John Mira, ricondividete il video, mettete mi piace, seguiteci su tutti i social, YouTube, Facebook, Instagram, X, Twitch, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!